Buongiorno a tutti amici. Ci troviamo precisamente Lido di Ostia. Abbiamo dormito bene nonostante tutti ci avevano sconsigliato di stare qui, sia quello del camping, Alessandro terrorizzato che lo facevamo preoccupare a stare parcheggiati qui, ma c'erano delle donnine qua dietro, ma niente di che, non c'è problema. Abbiamo dormito posti sicuramente peggiori in questi anni. Comunque ho dormito benissimo, da Dio. Sta riprendendo il traffico adesso, se no c'era anche silenzio. Facciamo le colazioni ed entriamo in camping alle 8:15, sono le 8:20. Allora sì che lo lascio in camping, ma perché non ci sono io dentro tutto il giorno. Andiamo con Alessandro a fare un giro, a pranzare fuori. Va bene, mangiamo e mi sposto e vado a fare il check-in. Sembra che faccia una bellissima giornata. Vedete, cielo limpidissimo. E qua si stanno già preparando per la stagione. Il signore apre gli ombrelloni, ma c'è ancora freddo. Siamo proprio di fronte al mare. Adesso mi taglio barba, capelli, una bella doccia in camping e usciamo. Facciamo il check-in e ci parcheggiamo. Un giorno ragazzi, 53 euro per stare dentro questo camping. Mica economico. Oh Rita, 53 euro. Madonna, ma davvero? Per stare un giorno qui dentro. 53 euro. In hotel paghi di meno. In Indonesia, a Bali, con 53 euro avevi una villa con piscina. Qui devi poggiare le tue ruote del camper. Ragazzi, è arrivato Alessandro, sono le 10:30, mi sono fatto una bella doccia, barba e capelli. Anche Rita è pronta. Sempre arrampicata la Rita. Cosa sta facendo? Sto cercando un pensierino per un uomo di Ale. La pompa del pallone. Buongiorno Ale. Ciao. Ciao. E li saluti così i tuoi follower. Ma così mi fai all'improvviso. Li saluti così i tuoi follower. Ciao. Li devi salutare col cuore. Ciao a tutti. Bravo. Adesso vi racconta cosa è successo. Sentiamo. Aspetta che apro la zanzariera. Sentiamo. Allora, stamattina io ero sotto casa praticamente e stavo facendo benzina. A un certo punto mi fanno: ma tu sei Alessandro quello dei camperato? Ho detto sì. Guarda, li stanno andando a prendere. Praticamente mi hanno riconosciuto dai vostri video. Te le immagini che stavi venendo da noi e ti hanno riconosciuto sotto mentre facevi benzina sotto casa. Incredibile. Ormai divento famoso pure io. Oh vabbè, dobbiamo dire una cosa per essere onesti. Certo. È la prima volta che ti riconoscono da quando... La seconda. Ah, la seconda. Pure in Sardegna. Ah, hai visto? Vabbè, comunque un caso, proprio ti hanno riconosciuto oggi e proprio oggi stai venendo da noi. Esatto, ed erano dei camperisti. E poi stasera... magari li incontriamo. Ma stasera vediamo. Ok. 11:05, orario perfetto per uscire. Un'oretta e siamo ai Castelli, vero? Sì, più o meno. Più o meno. Ma non sono proprio i castelli, eh? No, si chiama così. Si chiamano i castelli perché sono i monti, le colline che stanno intorno a Roma. E noi andiamo a visitarli. Però lì ai Castelli si trovano le fraschette. Esatto. E sono dei tipici ristoranti romani. Sì, qui si fa cucina romana, salumi, formaggio, antipasti. La porchetta. La porchetta. Mamma mia, andiamo a vedere. Sulla destra abbiamo già le spiagge e l'area naturistica di Capocotta. E più avanti, poco più avanti, c'è proprio anche una spiaggia naturista. L'oasi naturista di Capocotta. Però quest'anno bisogna vedere perché, che cosa decidono, perché c'è stato un cambio di gestione dell'oasi, per cui vediamo quest'anno che cosa succede. Comunque sono le spiagge libere dei romani, vengono qua giù, c'è una spiaggia di chilometri. E questa strada la stiamo facendo appunto per andare ai castelli, detti castelli ma non sono castelli, ricordiamoci. È già bella questa zona verde, mi piace. L'hai mai mangiata la porchetta? Cos'è la porchetta? Ah, quindi non l'hai mai mangiata? No. Oggi ti faccio, posso usare proprio questa parola, ti faccio godere, dato. Va bene. Nel frattempo che andiamo ad Ariccia mi compro anche le arance perché le ho finite, se no domani a colazione
non so come fare. E qua c'è un bel negozio di frutta e verdura, un sacco di frutta e verdura buona, ma ne ho comprato così siamo tranquilli già per domani. Un po' di pere, un po' di arance, ho preso banane per dado, pomodorini squisiti, ciliegina a 2,50 € il chilo. E proseguiamo. Saliamo e siamo quasi ad Ariccia e qua troveremo le famose fraschette. Siamo appena entrati ad Ariccia e stiamo attraversando il Parco Nazionale dei Castelli Romani. Qua da Arburino fanno, leggete qui, servizio al cazzo di cane. Oppure c'è la sorella. Ah, osteria da sorella. Abbiamo parcheggiato, 1 euro all'ora, 3 ore, abbiamo il tempo di pranzare, di passeggiare, di fare quello che vogliamo. Andiamo ad assaggiare il cibo di queste fraschette. Teoria è semplice. Menu 1, 2, 3, 4, 5 partono da 15 euro sino a 25 euro. Allora ragazzi, ci siamo seduti a fianco all'osteria Dall'Ella, che però è lo stesso proprietario. Questo si chiama l'Oste da Ariccia. E mangiamo antipasto e primo. Si usa così a 15 euro perché sono talmente tanti gli antipasti e talmente abbondanti i primi che probabilmente il secondo non lo ordini, ma se poi decidessimo di ordinarlo sarebbe 5 euro in più, quindi 20 euro. Il posto è abbastanza spartano come ce l'aspettavamo, Giusto così. e ci piace così. Caraffa di vino per me rosso e Rita con la sua bottiglietta di mezzo litro bianco. Poi le faccio comprare. Ti piace quella bottiglietta? Ale lo vuole rosso e ti frega. Salute, salute. Ma sangue. Salute a tutti amici e benvenuti ai Castelli. 3 taglieri di insaccati formidabili. Che meraviglia! Buon appetito a tutti. Porchetta, dato? Ti gusta? Polpette. Ma non ci credo, fammele mettere subito. Bella tavola, eh? Non si fanno paragoni, è bruttissimo fare paragoni, non esiste, non ci piace. Però ragazzi, questa tavolata è la tavolata in Thailandia o in Indonesia, ma ne vogliamo parlare, ne vogliamo parlare. Gli antipasti ce li siamo spazzolati, dalle polpette ai fagioli con le cotiche. Madonna, mezzo litro di vino rosso agli antipasti è quasi finito. Adesso prendiamo amatriciana e tagliolini, no, Pappardelle al cinghiale. Oh, dato bisogna iniziare a legarlo perché mangia più di noi. Bisogna iniziare a trattenerlo. Grande dato. Grande, grazie, grazie mille. Primo amatriciana. Ben Guardate, condita. guardate che massiccia che è questa pasta. Abbiamo preso 3 primi ragazzi che divideremo in 4. Secondo primo carbonara. Terzo primo pappardelle al cinghiale. Mastermind. Io voglio Quindi uno. Ricontrolla tutte le Rita, vado da te. E
Togli il piatto, togli la mano. Però sono buone perché sono fatte in casa. Adesso, cari amici, passeggiata ai castelli. Dobbiamo digerire 3 tipi di pasta, dobbiamo digerire anche un grappino, dobbiamo digerire 2 mezzi litri di vino, va bene in 4, e dobbiamo digerire gli arrosticini. Dobbiamo digerire anche la porchetta. Quindi ne abbiamo da digerire, ne abbiamo da camminare. Vero Rita? Ah, sai tutto. Dobbiamo digerire tutto. Ecco, qua sotto è molto carino ugualmente, ci sono altre fraschette e c'è questo bel ponte romano, credo. È romano questo ponte? Ci avrà 2000 anni ed è romano? È romano di Roma? Romano da Riccia. Rita sta impazzendo per i profumi di cose buone che escono da queste fraschette. Non so, ci risediamo. No, va. Sembra ancora pieno inverno. Cioè, è proprio freddo. Vorrei oltre alla felpa anche un giubbotto, pensate un po'. E siamo ai primi di maggio. Mura, ragazzi, del primo secolo avanti Cristo. Tanta storia, vicino a Roma, qualsiasi posto trasuda storia. Vediamo. 2, 3. 4 del pomeriggio, è ora di ritirarci, ma non definitivamente. Ale ci sta portando a vedere un fenomeno, ad assistere a un fenomeno Visuale. inusuale. Visuale si dice. Che ne so, Un fenomeno. fenomeno. Comunque, Visivo. Visivo. Si mette una bottiglietta di acqua in una discesa e anziché scendere sale. Adesso andiamo a vedere. Io, per dir la verità, a questi fenomeni non è che ci creda molto. Alessandro ci ha portato qui. Mi fa che ridere. Ha detto che questa dovrebbe essere, o si dovrebbe vedere come una salita. Allora, guardata da lì. Mi giro? Verso questa parte, sì. Sembra una salita. No, se guardi lì dici è una salita. Sì, sembra in salita. Ma se tu metti la bottiglia dovrebbe rotolare verso la salita. E infatti funziona. Ah, allora sì che è strano. No, allora è strano. Ho detto che non ci credevo, stavo facendo un discorso incredibile. Siamo in salita. Sì, quella sembra una salita. Allora se questa è una salita. È vero. Scusa, questa sembra una salita. È una salita, giusto? Certo, sembra una salita. È una salita o discesa? A mamma sembra una discesa. No, è una salita. Mamma ci vede malissimo. Perché noi stiamo scendendo da questa discesa e poi qui inizia la salita e questo è in salita. Invece la bottiglia dell'acqua sta rotolando in salita. Beh ragazzi, non ci avevo mai creduto e vi stavo facendo tutto un discorso, invece è vero. Bella ragazzi, questa davvero è stata strana, sembra veramente una salita, cioè sembra di andare in salita. Oh, è una salita a tutti gli effetti. È un effetto ottico questo. Quindi siamo in discesa per forza. Esatto.
Che è strano? Assurdo? Assurdo. Incredibile. Adesso compriamo 2 cosette in un supermercato che ci servono, così domani mattina possiamo fare colazione e stare tranquilli. E adesso per chiudere la giornata ci mangiamo un bel brodino in compagnia anche di Alessandro. In TV il nostro video che Ale non l'ha ancora visto. Anzi, per dir la verità è un po' indietro, come al solito. ma recupera sempre, a un c'è certo sempre- punto, magari non li guarda per una settimana, poi mi sveglio un giorno e vedo 6 suoi commenti, se li ha guardati tutti, ha trascorso una notte in bianco e se li ha guardati tutti. È vero? È verissimo, È vero. certo. Ma io faccio il commento per sapere voi a che punto sono arrivato dei video. Fai il recupero dei recuperi e ci fa Esattamente, il galoppo dei morire, ci fa recuperi. morire dalle risate. Comunque vi faccio vedere il brodino che ci mangiamo insieme. Questo per me è un toccasano quando mangio un po' più Fuori. pesante, quando Sì. mangio fuori, quando bevo un bicchiere di vino in più, quando bevo un amaro. A cena un bel brodino con pollo, carote, patate, cipolle, mi fa molto bene. E poi a nanna, ragazzi, siamo stanchi abbastanza tutti i giorni in giro, stanotte ho dormito abbastanza male per via del diabete di Dado, però vabbè, tiriamo avanti, combattiamo. Chi fa il punteggio più alto sceglie in che posto, in che continente iniziare. L'altro inizia per secondo, sceglie per secondo dove iniziare. Alla fine abbiamo fatto le 11 di notte. Adesso ce ne andiamo a letto. Ale, ci vediamo quando ci vediamo. Potrebbe essere tra 5 mesi, tra 3, se ci vieni a trovare tra un mese. Dipende Vedremo. che giro fate. Se passate per il mondo Vedremo. ci siamo. Se passate per Marte non ci siamo. Ciao. Ciao. Grazie di tutto della compagnia. Ale. Comunque sono sempre i migliori, eh. Grazie. Grazie. Ciao, Ale. Ciao. Alla prossima, Ok. speriamo presto. Sì, sì. Ragazzi, buongiorno a tutti. È l'1:45 e siamo pronti per lasciare questo camping. Ci siamo allenati, Davide ha fatto la scuola, io ho lavorato, Rita si è allenata, ci siamo allenati tutti, quindi abbiamo trascorso la mattinata qua. Come di solito le trascorriamo, se non usciamo. Quindi non vi ho neanche fatto vedere niente, ma adesso, è l'1:15, stiamo raggiungendo una coppia di amici che ci segue sul canale, andiamo a mangiarci una pizza insieme, mi ha appena mandato la posizione. Scarico le grigie e si parte. Oggi sembra che faccia una giornata discreta, ma il tempo è ancora instabile. Vi faccio salutare anche Rita adesso. Qualcosina aperta ce la dimentichiamo sempre, buongiorno. Eccola qua anche Rita. C'è sempre un po' di vento, altrimenti la giornata sarebbe anche discreta perché le temperature si stanno alzando. C'è anche il sole, comunque sì, un po' velato, ma il sole c'è. E la seccatura, come sempre, il vento, come in Sardegna. Batte questo vento, questo maestrale che fa star male. Siamo seduti in un ristorante in compagnia di Sandro. Sandro? Romano ha una casa anche qui a Ostia e ha incontrato Alessandro ieri in un distributore, no? Ve l'ha raccontata Alessandro. E niente, quindi ho detto: ma tu sei Alessandro del video del camperato? Ho detto: no, non ci credo. E comunque gli ha dato il numero di telefono e oggi ci siamo sentiti.
ci mangiamo una cosa insieme. Piacere di averti conosciuto, Sandro. Tutto mio. Adesso gustiamo un piatto di qualcosa, Anche decidiamo. se mi sembra di conoscervi da sempre. Perché ci segui da parecchio? Tanto tempo. Quindi Tanto tempo. siamo parte della famiglia. Parte della famiglia. Io lo capisco, immagino, quando una persona ti segue magari da anni e non si perde una puntata, quindi ti conosce realmente, tu Veramente. ci conosci bene. Sì, molto bene. Molto bene. Tutti Adesso- tanti altri parenti stretti. Vedi? E adesso un pochettino ti conosceremo anche noi. No, bianco o rosa? Sì. Rita ama il bianco. E oggi, siccome mangiamo spaghetti al nero di seppia, ci facciamo un bicchiere di bianco anche noi. Questo è un bellissimo risotto che ha preso Sandro, ma guardate che bel piatto. Sì. E invece Dado sta aspettando... Cosa so, spaghetti al nero di seppia? Penso di sì. Mamma Dado, mia. che dici? Ti piace? Sì, Alla vista è assurdo. ma anche al gusto. Assaggiamo. A questo punto abbandoniamo la Rita e iniziamo a mangiare. Non è vero, Sandro non lo farebbe mai. Vi do parte del mio, Eccola qui, altrimenti, eccola qui. Per Rita? Bene, bene, bene. Tanta robetta. Che meraviglia. Oh, Rita azzecca sempre lei. Vediamo un po'. Io tra un po', quando andiamo a mangiare l'apparenza qualcosa, fa faccio ordinare lei e poi prendo lo stesso. Certo. Beh, buon appetito allora. appetito. E salute anche, Cin cin. dai. Cin cin. Brindisi, non l'abbiamo ancora fatto. Tremendo. Alla salute di tutti. Chiudi. E poi addirittura il pizzetto, perché gli spaghetti sbattono qui come li tira su. Facciamo un po' per uno. Nel frattempo che ci facciamo bellissime chiacchierate, arriva anche qualche piatto discreto. Questo, Sandro, che cos'è? Sono acciughe fritte, appena pescate. E io invece ho preso una peppata di cozze, ma la pasta era già sufficiente, era un piattone enorme. Davide non l'ha neanche finito. Comunque Sandro, te lo dico qui di fronte alla GoPro e te lo dico adesso. Sei una stupenda persona. Oh, grazie, questo Questo è veramente gradito come complimento. è la verità. Grazie, anche voi, anche voi. Anche perché E poi una bella peppata di cozze. Ci siamo fatti un bellissimo pranzo e grazie anche a Sandro che ce l'ha offerto e ci mancherebbe. Grazie mille. con molto piacere. Ma siamo stati proprio bene. Noi gli facciamo assaggiare un caffettino della Rita, famoso, e un bicchierino di mirto di zio Giorgio. Ma appena arriva anche Roberta, la compagna, o la moglie. Moglie. Non ve la possiamo far vedere perché non ama farsi riprendere, ma non ama farsi fare foto, quindi non è che non vuole farsi vedere nel nostro canale. Ci sono persone a cui non piace neanche farsi fotografare e quindi nulla, vi faremo vedere solo Sandro. Adesso li seguiamo e ci parcheggiamo da qualche parte dove ci stiamo entrambi a fianco. Sono con questa macchina bianca? Credo di sì. Sì, forse sì. Comunque siamo adesso in camper in compagnia di Sandro e Roberta e ci beviamo un caffettino della Rita, un famoso caffettino della Rita. È vero, Quante volte l'avrei visto? Adesso lo tante volte assaggio. desiderato. Vedi, adesso lo assaggio. Adesso voglio Il assaggiare. cremino, lo usate a fare il cremino voi? No, Mai fatto? mai fatto. Questo non si vede nei video, mi mette a lavorare. No? C'hai ragione. Gli dicevi che solo Rita si È mette lì vero, a è fare. vero, è vero. Ma se rimani con noi 2 giorni lo vedi tutto quello che faccio io, altro che. È troppo forte. Sandro, qua brindisi non ne facciamo, ma ce lo gustiamo insieme. Brava Rita. Com'è? Come al solito. È buono. È diventato un maestro, è diventato un regista. Sandro, se col caffè non abbiamo brindato, col mirto brindiamo. Ci credo. Cin cin. Cin. E facci sapere se ti piace il mirto di zio Giorgio, che è diventato famoso in Sardegna. Saluti a tutti amici. Salute. Abbiamo trascorso un meraviglioso pomeriggio insieme e prima di salutarci Sandro mi fa un'altra gentilezza e ci accompagna a ritirare delle insuline per Davide in una farmacia. 67, postazione 3. E per chiudere in bellezza e per chiudere con la sua gentilezza Sandro ci regala 4 bottiglie di prosecco. È un bel vasetto di miele Ah, anche. che dalle api
al vasetto. Dalle api alla dinette. Alla dinette. La marca è riciclata, la bottiglia, è imbottigliato da me. Quindi l'hai fatte tu questo prosecco? Sì, questo qui l'ho imbottigliato io. Rita apprezzerà alla grande perché ama il bianco, i frizzantini. Proviamo. Vabbè, questo è secco, buono. Proviamo. Grazie Sandro. Piacere. Grazie. Sempre un piacere. Mi giro e saluto solo a Sandro, ma qui c'è anche Roberta. Ecco. Ed è un peccato che non la potete vedere perché è una bellissima donna, però ce la siamo goduta solo noi e se la gode solo Sandro. Vabbè. Un abbraccio di voi. Eccolo! Eccolo! Guarda il coccolone. Bella giornata, bellissima, bellissime persone, complimenti. È stato bello conoscervi e ci rincontreremo. Come hai detto tu, ci siamo incontrati e non avevamo il numero di telefono, adesso abbiamo anche il numero di telefono, quindi ci rincontreremo, faremo in modo di rincontrarci. Grazie di tutto e buona vita e a presto. Ciao Sandro e ciao Roberta. E adesso noi ci facciamo un'oretta e mezzo, 2 di camper e ci dirigiamo verso Brindisi. Ragazzi, ci aspetta la Grecia, noi proseguiamo il viaggio. Comunque Ostia Brindisi 6 ore spaccate, 549 km. Se ne facciamo 2 adesso stasera è già una gran cosa. Direzione Napoli, 5 ore e 17. C'eravamo quasi un'ora ed eravamo ancora intorno a Roma nel raccordo. Adesso forse si sblocca un po' la situazione, possiamo andare alla nostra velocità di crociera. Ormai sto andando a 80 all'ora, finito di correre. Prima 90, 100, 110 in campo. 80, cruise control e via. Sulla sinistra in alto l'abbazia di Monte Cassino, meravigliosa, l'ho riconosciuta e ci ho pensato e ho chiesto a Google ed è vero. Famosissima battaglia che si svolse nel 44, maggio del 44, tra le forze alleate e le forze tedesche. Siamo usciti a San Vittore, adesso ci sarà il casello, dobbiamo pagare e il parcheggio è a 4 minuti. Validata con successo, premere per ricevuta. Sono le 8, ho guidato 3 ore, mi sembra, sono partita alle 5 se non sbaglio, perché ricordo, ho detto mi faccio 2 ore e mi fermo alle 7, invece mi sono fermato alle 8, quindi sono 3. Comunque siamo in uno spiazzo di fronte a una strada abbastanza anche trafficata, ma non credo che poi di notte comunque ci potrà disturbare. Rita subito in azione, prepariamo la cena. Otto e 30 e ci sediamo a tavola. Le 9. Oh, addirittura. Sì. Il tempo vola da dove? Già, 9 in quando punto. ci si diverte. Sì. Melanzane al forno, hamburger, tanta verdura, funghi e acqua. Ci vediamo domani? Domani buonanotte. Ci vediamo domani. La mamma taglia corto. Taglia corto, Cioè, frega vuole- niente, vuoi mangiare. Vuole vedere il film, vuole mangiare. Ciao ragazzi, ci vediamo domani. Anche oggi è stata una bella giornata. È lunga, è impegnativa come sempre. Ciao, buonanotte.